ho chiuso la prima parte del video parlandovi di questa nuova relazione con il compagno della mia vita, tuttora compagno attuale, col quale appena ci siamo conosciuti, proprio subito durante il primo appuntamento, gli chiesi se aveva delle sostanze, in particolare cocaina, e prima vi ho detto che non mi ricordavo perché, che cosa mi era saltato, perché gli avevo chiesto questa cosa. Adesso invece ci ho riflettuto un attimo ed erano già parecchi mesi da quando era finita col gruppo che avevo questo pallino, mi era ritornato questo pallino, che volevo ancora fare qualcosa, volevo fare qualcosa e di lui sapevo che comunque lui era dedito a utilizzare sostanze, non sapevo esattamente a che livello, diciamo, in che situazione, ma pensavo fosse una situazione totalmente gestita, non credevo, e invece mi ritrovai appunto con una persona che era già forse al terzo tentativo di disintossicazione, fallito ovviamente perché stiamo parlando di qualcosa che è proseguito. Non sapevo nei primi tempi lui cosa faceva di eroina con me. Io non riuscivo ovviamente a farla perché mi dava proprio fastidio e lui la tirava, io la fumavo, e però non capivo che lui in realtà andava anche in bagno e se la faceva. Non me ne sono accorta perché potete dirmi, potreste pensare, ma non vedevi, non pulivi. Io vi assicuro che non trovavo nulla, non vedevo, perché sinceramente era molto bravo anche a nascondere la cosa, finché poi dopo un certo periodo di tempo ho capito, ho trovato anche delle prove e ho avuto dei riscontri, ho trovato comunque delle siringhe e lui poi ovviamente davanti al fatto chiaramente poi mi ha detto quello che era e fu abbastanza pesante come cosa, perché cioè onestamente fu come se mi arrivasse addosso un pugno che mi tramortisse per terra, cioè è stata una cosa incredibile. E però mi disse di stare tranquilla, che lui aveva le cose sotto controllo, e allora, visto che comunque io non ero ancora troppo malmessa, diciamo che ancora avevo una certa situazione, che non stavo ancora male perché cominciavo a averne sempre più bisogno, ma non avevo ancora quell'astinenza addosso, diciamo, quotidiana, quindi pensai che ok, ho tutto sotto controllo, cioè mi sono fidata, datemi torto, mi sono fidata. Poi ci sta anche il non avere delle competenze, cioè non sono un medico, quindi assolutamente non mi giustifico, ma non avevo nessuna competenza per capire qual era lo stato della situazione. Quindi cosa successe? Successe che io mi fidai, la nostra relazione comunque andò avanti, alti e bassi,
lasciati comunque un mucchio di volte, è stata una situazione anche forte perché c'erano anche degli episodi comunque sempre estremizzati, ci ha portati poi alla fine dal fatto che purtroppo l'abuso comunque di sostanze crea in noi uno squilibrio allucinante, cioè noi pompiamo troppo il nostro cervello o con dei super rilassanti come per esempio l'eroina o con dei super eccitanti come può essere la cocaina, che poi il nostro corpo ci chiede il conto perché non è naturale, è una cosa che dentro di noi procura un grandissimo squilibrio. Quindi che cosa succede a quel punto? Succede che ci siamo lasciati un casino di volte, deliri, cose rotte, un casino incredibile, avevamo anche 20 anni, quindi lui è poco più piccolo di me. Mi trovo comunque in una situazione brutta perché ho questa astinenza, quindi sono costretta a rivolgermi al SERD e siccome la prima volta che ero andata era, come vi ho raccontato, per la patente, che vi avevo raccontato, poi in quei pochi mesi, quei 3 mesi in cui tutto era andato bene, adesso mi ritrovano, loro mi vedono in questo stato, no? Mi vedono messa così, dipendente dall'eroina, perché a tutti gli effetti poi il tempo è passato e la dipendenza è arrivata, perché ragazzi, non pensate, se voi adesso vi state facendo una volta a settimana e avete appena cominciato, badate bene, perché poi da una volta saranno 2. Io qui ve lo scrivo, ve lo sottoscrivo e ve lo rifirmo di nuovo, e se volete scommettere con me vi esorto a farlo, vedrete col passare del tempo che una volta a settimana diventano 2. In quanti film abbiamo visto, dai? Cioè, quante testimonianze? Quante? Quindi se sono qui a dirvelo anch'io, è perché è così, da 1 diventa 2, da 2 diventa 3, da 3 a 4 e così via, e poi diventa quotidiana, perché il nostro corpo ha proprio, un bisogno che non riesci a farne proprio a meno, non riesci più a vivere, sei in uno stato di depressione continua, tu non hai più rispetto di niente e di nessuno, perché tu praticamente vivi soltanto in funzione di quello. Quindi questo è una cosa, questo video veramente a tutte le persone che in questo momento o sono come me, che ho attraversato un momento difficile e dopo tanti sacrifici sono giunta comunque a delle conclusioni che mi hanno portato a rivalutare completamente tutte le scelte che avevo fatto, e adesso, siccome ho trovato una sorta di equilibrio con degli strumenti in mano, perché comunque ho degli strumenti in mano che mi permettono di capire che cosa non andava, perché e tutto questo. Cioè ragazzi, veramente facciamo un lavoro su noi stessi, è molto importante capire il motivo per cui noi andiamo a finire in questa situazione. Il nostro sintomo, che è quello di utilizzare, deriva da un altro tipo di malessere. Nel mio caso era un non ritenermi in grado assolutamente. Io con un padre che mi umiliava, quindi avevo una figura disfunzionale nella mia vita, e mia madre che fortunatamente è una figura funzionale. Quindi per fortuna ho avuto questa possibilità di essere curata al SERD, perché tanti magari veramente lo danno per scontato,
o non lo so, criticano questo servizio, ma lo devo dirvi che personalmente guai se non ci fosse, perché prima di tutto, e questo lo dico anche a chi vorrebbe chiuderli i SERD, cioè chi dice una cosa del genere è un ignorante che non capisce niente di salute, non capisce niente di dipendenze e di cura delle dipendenze, perché se fa un discorso del genere, invece di dire prendiamo tutti gli spacciatori, mi dici chiudo il SERD che è un posto di cura, si dovrebbero vergognare. Io ringrazio tantissimo, perché comunque io per prima mi sono aperta. Cioè ragazzi, una cosa importante, se avete bisogno, se vi rivolgete a un SERD, chiedete aiuto a 360 gradi, non soltanto vado là, prendo la terapia, oppure vado là, che due coglioni, cioè l'avete scelto voi, a meno che non siate ovviamente obbligati da un giudice, ma questo non è il discorso di cui stiamo parlando. Bene, arrivo al punto in cui ritorno indietro, torno al mio discorso principale, cioè arrivo al SERD e mi vedono in questa condizione, dicono ma che è successo, no? Che succede? Mi propongono ovviamente dei colloqui con lo psicologo, ma io pensavo di non aver bisogno, no, io non ho bisogno, anche perché poi non sei consapevole, nel senso che non ti rendi veramente conto di quello che sta succedendo dentro di te, perché tu pensi, ma sì, tanto è poco tempo lo sto facendo, smetto quando voglio. C'era un film con Heath Ledger, lo ricordate? La parte in cui i due fidanzati lui era già tossicodipendente di eroina e lei lo è diventata. Lei si chiamava Candy White e loro ovviamente sono tutti e due dipendenti e lui ha questo amico che è un professore, che lui è un chimico e fa da sé l'eroina. Il film si chiama Inferno e Paradiso, ecco, mi è venuto in mente. E il professore, amico suo, dice una frase che mi è rimasta proprio impressa e che forse molti di voi già stanno pensando: quando puoi smettere non lo vuoi, e quando vuoi non lo puoi più. Questo è il riassunto di quello che io volevo spiegare, cioè io non volevo smettere, ma lì avrei ancora potuto, perché era stata la mia prima situazione e tutto sommato era passato poco tempo. C'è anche una questione di abitudine al vizio, no? Più tempo uno passa in una determinata situazione che non nuoce, più poi magari è difficile uscirne. Meno tempo ci passa, ovviamente più è facile per il nostro cervello, no? Quindi ho cercato un pochino anch'io di impegnarmi e tutto, ma per 7 anni non sono riuscita assolutamente a uscirne zero, e poi il lavoro influiva tantissimo, il tira e molla con questa persona era un motivo di stress. Mi sono comunque accorta che avevo già cominciato a accorgermi che avevo comunque una problematica rispetto alle relazioni, cioè che ero troppo attaccata all'altra persona. Io non riuscivo, dopo la relazione anche di 7 anni
col secondo amoroso, perché adesso il terzo di cui vi sto parlando è il compagno della mia vita, quindi è una figura completamente diversa. Con il secondo amoroso, quello di cui vi parlavo prima, ho avuto avevo già delle difficoltà, dei problemi proprio di paura dell'abbandono, senso proprio di gelosia, una gelosia brutta. Ma perché? Perché nel sottofondo, dentro di me, c'era una disistima di me stessa come donna, come potenzialità, non avevo fiducia in me stessa, non mi amavo sufficientemente, quindi come potevo pensare la dico in tanti questa frase, ma veramente io mi sono resa conto che dire se non ami te stesso come puoi amare un altro, non c'è niente di più vero di questa affermazione. Non c'è niente di più vero, no? Quindi tento ma non riesco di curarmi. Nel contempo passano mesi, passano gli anni, eccetera eccetera, e la mia dipendenza si fa sempre più acuta. Dal fumare cocaina, eroina, passo all'iniettarmela. E questa tragedia, perché è una tragedia, va avanti per qualche anno. E è stato uno dei periodi più bui della mia vita, forse il periodo più buio. Che cosa avevo in mente? Non volevo più sentire nulla, il lavoro mi pesava, non ho fatto in sostanza quello che volevo nella mia vita, perché ero fissata e dovevo fare determinate cose e attribuivo comunque la colpa anche ai miei genitori per non aver fatto questo, non aver fatto quello. Sono tutte cose che uno, col senno di poi non si può pensare che il percorso poi di formazione di una persona, se c'è una persona che ha bisogno di sbagliare, ha bisogno, evidentemente io con un genitore disfunzionale e uno funzionale dovevo passare per determinate tappe, parliamoci chiaro, perché sennò non sarei arrivata forse alla consapevolezza che ho oggi, no? Quindi non è colpa di ora, sono giunta alla conclusione che non è colpa di nessuno. Bene, siamo arrivati al punto in cui io inizio con le iniezioni e dura un po' di tempo, quindi vado dietro un po' anche a quello che fa il mio compagno, no? Che lui lo fa, purtroppo io stupidamente lo faccio anch'io, ho fatto 30, facciamo 31, no? E purtroppo quando sei in quella situazione lì poi si creano anche delle amicizie di convenienza anche con delle persone di cui comunque gli importa che tu hai la macchina, che tu hai la casa, hai modo di accompagnarli, e questo e quello, e fra un'amicizia sbagliata e un'altra, e le varie crisi di coppia che avevamo praticamente 6 mesi sì, 6 mesi no, io e questa persona, si intrufola un personaggio molto oscuro. Era una conoscente del mio compagno di vita che si era fatto vedere in occasione di un trasloco dove noi eravamo andati a abitare e stavamo prima in un'abitazione un po' più scomoda, un po' più fuori mano, ed eravamo andati in un paese molto più pieno, insomma, c'erano negozi,
era molto più comodo per noi perché comunque, cioè io avevo comunque la macchina mentre il mio compagno non ce l'aveva e quindi insomma oltre ad essere più vicino al lavoro per me era più comodo che per lui che ha sempre tra l'altro lavorato, il mio compagno, e ci riuscivamo comunque nel bene o nel male a mantenerci. Facciamo questo trasloco e questo losco individuo lo chiamerò losco individuo perché non voglio assolutamente, come capirete, non mi va di fare nomi o altro, si intrufola nella nostra vita, ci aiuta, è gentile, disponibile e non so, io e lui, io e il mio compagno eravamo molto in crisi in quel momento e quindi questo qua si è messo in mezzo fra di noi e noi siamo andati un po' alla deriva, e io mi ritrovo sola perché poi il mio compagno se ne va, mi ritrovo sola e proprio come vi ho detto prima per i problemi e poi degli abbandoni, sono stata abbandonata, non riuscivo a stare da sola, non riuscivo a vivere da sola delle cose, insomma avevo tante criticità. Questo qui insomma un po' ne approfitta, diciamo che era anche preso di me e ha fatto di tutto per allontanarmi dal mio compagno, ce l'ha fatta e mi sono ritrovata con questo in casa perché io non volevo stare da sola e anche lì stupidamente per tutte le debolezze che avevo gli ho detto dai vieni qua a casa mia. Questa persona qui purtroppo non era tanto onesta, diciamo che pensavo che lavorasse e invece non lavorava, era un mezzo delinquente e un tossico pure lui ovviamente, anche lui si iniettava e con lui è stato proprio il peggio del peggio, nel senso che lui faceva delle cose illegali e in casa mia, cioè io la notte comunque per l'ora che potevo andare a dormire nello stato in cui ero trafficava, faceva i cazzi suoi finché poi alla fine non capivo, io mi sono accorta della provenienza strana dei soldi e ho cominciato a chiedere e ho cominciato a ottenere le risposte, ovvero che questa persona comunque faceva lui i soldi e quindi io avrei dovuto cacciarlo immediatamente di casa, ma quando hai un problema di dipendenza pensi solo che ti potrebbe risolvere una marea di problemi, giusto? E quindi lo tenni lì semplicemente perché io non volevo star sola, io piangevo sempre per il mio compagno che tra l'altro abitava vicino a me e era una frustrazione perché io con questo parlavo, con questo lo scrivevo, io parlavo, dicevo che mi mancava il mio compagno e lui stai tranquilla che adesso lo dimentichi, vedrai che ti innamorerai di me, queste storie qua, quando in realtà comunque io non avevo mai detto che ero innamorato di lui, quindi insomma sai anche lui se ne è approfittato alla grande, diciamo che a me faceva comodo da un lato e a lui dall'altro. Peccato che con questa persona poi ovviamente sono stata coinvolta anche, ho avuto anche dei problemi con la giustizia, perché è chiaro che
una volta, due volte, la terza volta è chiaro che poi ti vengono in casa e magari ti trovano anche delle cose che non ti devono trovare, giusto? Un'esperienza terribile. Sono finita 3 volte in carcere, la prima volta una notte, la seconda 3 notti, la terza volta mi hanno dato 3 anni e 3 anni e 2 mesi, se non sbaglio, di cui ho scontato 11 mesi in carcere, 11 mesi in carcere, 1 anno e 1 mese in comunità, quindi totale 2 anni in completamente privazione della libertà e 6 mesi, quindi in totale 2 anni e 6 mesi, perché poi mi hanno dato buona condotta, mi hanno scalato i 45 giorni, ogni 6 mesi avevo lo scalo dei 45 giorni e quindi la pena poi si è ridotta a 2 anni in regime di reclusione, come ho appena spiegato, 11 mesi in reclusione totale in carcere e 1 anno e 1 mese l'ho fatto in comunità, prima di arrivare, e poi dopo la comunità ho fatto 6 mesi a casa in riferimento sul territorio, perché ovviamente dopo 2 anni di aspettativa avrei perso il lavoro e siccome la condotta era buona e non avevo mai fatto casino, mi hanno accordato e permesso di tornare a casa e di riprendere lavoro e poi la pena fortunatamente è finita. Tra l'altro è stata una cosa pazzesca, è stata una cosa terrificante, perché lì mi sono proprio accorta che quando sono finita in carcere, soprattutto e rispetto parlando per le persone che hanno avuto questa esperienza, ma cioè, io che non ero dedita come forse quell'osco individuo, cioè lui era proprio uno che aveva moltissimi anni di condanne alle spalle ed era un abitué, io no, cioè io l'ho fatto perché questa situazione qua mi portava comunque stare con questa persona, mi portava la sicurezza di avere soldi tutti i giorni, quindi l'ho fatto solo per foraggiare ulteriormente la mia tossicodipendenza. Morale della favola, in periodo di profonda depressione, ovviamente in carcere, con una non consapevolezza di quello che era la mia situazione, poi col tempo ho capito, sempre stando reclusa, che anche comunque con il fatto che non mi passava il tempo e non utilizzavo sostanze, la mia mente è tornata lucida, quindi ho potuto ricominciare a ragionare in maniera razionale, in maniera consapevole, e lì mi sono proprio resa conto che tutti questi casini erano dovuti soltanto al fatto che io stavo male perché avevo bisogno di compensare questa dipendenza e decisi, con l'aiuto comunque anche dell'assistente sociale, che è stata una persona veramente stupenda, di togliermi completamente la terapia e in 6 mesi mi sono tolta la terapia, 6-7 mesi, e dopo qualche mese, quindi nei successivi 4 mesi, ho fatto la richiesta poi per la comunità. Nell'anno e 1 mese in cui mi sono trovata in comunità, è stato un posto veramente bello, non sono andata a San Padrignano, ecco, sono stata in una piccola comunità per donne e c'erano anche delle mamme, era divisa in terapeutica e comunità mamma-bambino, nonché chiamata comunità educativa. Ho potuto conoscere delle persone con le mie stesse esperienze simili, sapete, stando 1 anno e 1 mese in quel contesto comunque, magari
c'è chi potrà pensare che è poco tempo, però vi devo dire che a distanza di tempo, ora come ora, e l'ho sempre detto, è stato per me una benedizione quel posto, perché mi ha aiutato tantissimo a scavare dentro me stessa, a capire tutto quello che non va bene, e se io oggi sono in questa situazione di proprio disintossicata, è solo per i passi che ho fatto là dentro, perché se io non fossi andata in quel contesto con dei professionisti, con delle persone che comunque dal primo all'ultimo operatore, alla psicologa, alla direttrice, alla volontaria, c'è veramente un posto stupendo, io non avrei realizzato tutto quello che sono riuscita anche dopo, nel senso che tutto quello che ho imparato anche dopo, nel tempo, pian pianino, viene fuori tutto quello che mi dicevano si è avverato rispetto magari a determinate scelte che ho fatto, eccetera, eccetera. Morale, passano i 2 anni, nel contempo arriva anche il Covid, quindi devo tornare a casa a fare le uscite, fare i weekend a casa. Non mi viene, cioè mi dicono proprio che non posso farlo, perché ovviamente con il Covid tutti siamo costretti a rimanere in casa e quindi io dovevo rimanere in struttura, dolore per me, dolore per i miei, e nel contempo vi chiederete dov'è finito il compagno di vita, ed eccolo. Dal carcere, vado in carcere, mi manda una lettera, io gli scrissi, lui mi rispose, e poi in comunità con il cellulare comunicammo e ero portata, all'inizio ero portata a dire no, basta la chiudo, poi ci siamo sentiti, quindi sentendolo ho cambiato idea, nel senso che ho detto vabbè, aspetto di uscire e vediamo com'è la situazione. Passano appunto questi 2 anni, nel contempo, passa quest'anno perché primo anno in carcere non lo contiamo, passa l'anno di comunità, eccetera, ci sentiamo, va, esco convintissima, postissimo, super felice, avevo uno stress post traumatico da reclusione, perché ho tuttora delle difficoltà a stare in mezzo a troppa gente, ho delle difficoltà a stabilire delle nuove amicizie, mi porto dietro comunque alcune ferite aperte di questa cosa, di cui sto cercando di trattare appunto con lo psicologo, perché comunque sono cose che vanno affrontate e sento che affrontarle è giusto, e che sicuramente un essere umano recluso forzatamente 6 mesi, come 1 anno, come 2 anni, come 5 anni, più tempo passa, più è una situazione stringente che ti porta a poi maturare delle strategie per sopravvivere, ma ti priva di altre cose. Quindi adesso come adesso mi sono ricreata alcune amicizie, però faccio fatica a magari a riprendere ancora completamente una socialità come prima. Non so se riesco a essere chiara, cioè non riesco ad avere 30 persone intorno, ho delle difficoltà, sono molto selettiva, delle volte ho incubi, ho molte situazioni, molti aspetti su cui devo lavorare. Bene, ritorniamo quando esco dalla comunità, e mi rimane da risolvere la situazione con il mio compagno. Ci vediamo e lui vede che sono pulita, che lui non è pulito ovviamente, e ha paura che io ritorni nella situazione di prima.
quindi mi dice che preferirebbe che stessimo ognuno per i fatti suoi. Beh, certo, questa cosa un po' mi è spiaciuta, perché ovviamente io avevo fatto un determinato percorso che mi sono accorta però essere in certi punti obbligato, perché di fatto mi ha obbligato un giudice ad andare in comunità, giusto? Non è stata una mia scelta consapevole, seppur contenta e felice del posto, perché è stato un posto stupendo, ma non l'ho presa io in coscienza, l'ho presa per obbligo, no? Succede quindi abbiamo un periodo in cui ci sentiamo, ci vediamo poco, eccetera. Poi durante il nostro incontro ovviamente insomma mi accorgo che c'è qualcosa che non va e scopro di essere rimasta incinta. Purtroppo a 3 mesi di gravidanza perdo il bambino e ne esco distrutta. Lui era accanto a me e è uscito dall'ospedale, mi ricordo che sono salita in macchina, che appunto io sempre io che avevo la patente, lui no, lo guardo e gli dico adesso cosa facciamo, ero distrutta e gli dico portami a farmi qualcosa, lui si oppone, ma io siccome ho una testa che sono testardissima, non gli permetto, no? Poi evidentemente magari lui non si è opposto più di tanto, cioè ha cercato all'inizio di opporsi, poi ha mollato il colpo, perché probabilmente con lui già come stava e quindi ho avuto una ricaduta. E insomma devo dirvi che è stato veramente frustrante, perché mi vedevo impunita, mi vedevo a posto con il lavoro, insomma sarebbe stato, no? Però purtroppo le cose insomma non sono sempre come noi ce ne immaginiamo, anzi come dice John Lennon, life is what happened to you while you're busy making another plan. La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare gli altri piani, no? Ed è proprio così, nel senso che è stato un po' una notte gelata e quindi ecco la mia ricaduta. Questa ricaduta è durata fino a non molto tempo fa e ho cercato in altri modi, tramite una clinica ho cercato, ma non avevo ancora capito. Poi cosa succede? Succede qualche cosa di strano che tuttora mi domando e dico, succede che mi stufo, dico basta, adesso basta, adesso è ora di cambiare. Tu non puoi stare così. Come fai a dire di stare bene in questa situazione? Come fai a dire che per stare bene tu devi aver bisogno di qualcosa che in realtà ti fa stare solo peggio? E ho chiuso, mi sono data un termine. Ho fatto 3 mesi, naturalmente con il mio compagno di vita abbiamo dovuto separarci perché non si poteva assolutamente andare avanti così e mi sono data un termine e da quel giorno lo sto rispettando.
E adesso è già un po' di tempo che la cosa va avanti così, va bene, prosegue bene, spero che vada bene per altri anni e che continui per tutta la mia vita così, perché adesso sto veramente meglio e veramente io esorto chiunque, anche la persona che pensa di essere messa al peggio del peggio del peggio, ragazzi, davvero non c'è paragone con il benessere lontano da quelle cose. Piuttosto fate di seguire, cercate di prendervi una terapia, perché purtroppo a livello di connessioni neuronali, come vi spiegherà qualsiasi medico, si creano purtroppo dei legami a livello biochimico che non si possono così scindere da un momento all'altro. Quindi piuttosto tenetevi la terapia, scalatevela piano piano, trovate un equilibrio, ma state lontano da quelle cose, perché appena le ritoccherete ci ritornerete dentro a capofitto, perché purtroppo comandano queste sostanze. Non pensate che il vostro cervello possa essere più forte degli altri, non è così, non è così. Quindi in sostanza la fine di questa storia è: dov'è adesso il compagno di vita? È accanto a me, ognuno a casa sua in questo momento, però accanto a me. Ogni tanto ci vediamo, ognuno dei due sta cercando di fare passi verso l'altro, verso il benessere dell'altro. Anche lui sta meglio, ma è ancora presto per dirlo. Io vi dico che per quello che mi riguarda, parlare di questa cosa è stato un piacere, mi ha aiutato moltissimo anche a sottolineare alcune cose, e vi dirò che senza l'aiuto dello sport io probabilmente non ce l'avrei mai fatta. Non è che si tratta di fare chissà che cosa, ma comunque dedicare un'oretta al giorno, un'oretta e mezza, ti porta via moltissimo tempo. Sento che mi dà proprio quelle endorfine necessarie per farmi star bene e annulla il mio craving, nel senso che proprio non lo sento, non ce l'ho, non ho voglia, ho repulsione, sto bene così, mi sento in equilibrio. Bisogna fermarsi anche un attimo prima a pensare, a dire ok, ma sto facendo veramente la cosa giusta, ma è veramente questo quello che voglio, questo mi fa stare bene. Ecco, siccome a me non stava più bene questa cosa, perché non ci stavo più bene, ho deciso di basta, semplicemente di basta, ho detto basta, adesso basta, e l'ho fatto. Come l'ho fatto io, l'hanno fatto tantissime altre persone, quindi sicuramente lo potete fare anche voi, lo possono fare tutti, basta cambiare il vizio negativo con un'abitudine positiva. E io prendo anche una terapia delle erbe che sono naturali al 100% per aiutarmi col tono dell'umore, e mi danno energia, mi danno tranquillità, mi regolano il sonno, quindi non uso psicofarmaci o che, e va bene, vedo che così va bene. E se per il vostro equilibrio avete bisogno, ripeto, di ricevere un trattamento farmacologico come il metadone, va benissimo, basta che sappiate dosarlo nella maniera giusta e che abbiate voglia poi di scalarlo e poi di essere liberi, no? Io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, magari più avanti
metterò ancora qualche cosa, qualche testimonianza, inserirò magari qualcos'altro. Se avete dei suggerimenti o se avete delle domande, mettetemele qui sotto, scrivetemi dei commenti e vi risponderò o farò un video dedicato alle vostre richieste, con la consapevolezza che tutti possiamo cambiare. Io vi auguro una vita migliore.